Ogni essere umano è unico e differente. Possiamo immaginare la vita come una grande cucina piena di tanti ingredienti. Curiosità, simpatia, manualità, atleticità, onestà, creatività. E ogni essere umano è un mix unico e irripetibile di questi elementi. Una volta mescolati gli ingredienti di base, si aggiunge poi l'elemento finale, che è ciò che ci dà la spinta vitale, ovvero la passione. Le passioni sono il nostro motore, sono ciò che ci spinge a fare ciò che facciamo e a dedicare ogni singolo istante della nostra vita a uno scopo ben preciso. E a questo punto, quando il mix corrispondente a ognuno di noi è completo, ecco che veniamo al mondo. Ok, siamo nati. A questo punto, come accade nei videogames, ci ritroviamo con un kit di partenza, ovvero una serie di strumenti con cui cavarcela in questo mondo e cercare di mettere in pratica le nostre passioni. Ecco, ciò che rende la vita un po' ingiusta a volte è che non tutti partiamo con lo stesso kit iniziale di strumenti. Ad alcuni può andare bene, ad altri un po' meno bene. Si può nascere bravi in ciò che si ama, o un po' meno bravi. Si può nascere nel luogo in cui si può fare ciò che si ama, o nel luogo più sbagliato. Si può nascere con gli strumenti per fare ciò che si ama, o senza gli strumenti. E io? Come sono nato? Beh, io sono nato con una passione esagerata per i motori, per la pista e per le gare di auto e moto. Qualcosa per cui da bambino non mi scollavo mai da una macchinina, mentre da ragazzo non mi scollavo mai dai videogiochi di auto o dalle gare in TV. Volevo diventare un pilota. Così, una volta capito ciò che realmente volevo fare nella vita, aprì il mio kit di partenza e guardai che cosa c'era dentro. Perché per fare il pilota servono 3 cose fondamentali. Una passione immensa. Ce l'ho. Una predisposizione naturale. Beh, dai, anche quella c'è. Una marea di soldi. Quando realizzi che la tua più grande passione è irrealizzabile perché nel tuo kit di partenza mancano gli strumenti, è un po' dura da mandare giù. Però in questi casi puoi reagire in 3 modi. 1. Lasci il posto alla disperazione e ti rinchiudi nella tua tana. 2. Trovi un'altra passione e segui quella. 3. Chiudi il tuo sogno dentro un cassetto e inizi a lavorare sodo per cercare di realizzarlo. Era il 2006 quando chiusi il sogno dentro il cassetto e iniziai a lavorarci su. Iniziai correndo sui simulatori di guida, vincendo alcune gare e provando anche delle auto reali come premio. Ogni volta che scendevo in pista tiravo fuori dal cassetto il sogno, per poi richiuderlo dentro quando mi veniva chiesta la valigia coi soldi. Ma non mollai. Anzi, in realtà sì, nel senso che mollai tutto ciò che facevo per inseguire ancora di più questo sogno. Non siamo soli al mondo. Tutti noi abbiamo qualcuno su cui poter contare. E io? Io ho una famiglia che mi ha sempre sostenuto nel bene e nel male. Ho degli amici che mi hanno sempre supportato. Da pochi mesi ho un'agenzia che mi segue, fatta di persone che hanno preso a cuore questo mio sogno e mi hanno aiutato a svilupparlo e a crescere. E soprattutto ho voi. Voi fedelissimi su YouTube, Facebook e Instagram che non avete mai smesso per un istante di guardare i miei video. E grazie a voi, grazie a tutti voi, oggi posso annunciarvi un traguardo importantissimo.